Carissimi, oggi andremo a pescare a Perdesali, in prossimità di Porto Columbu. E nella pescata di oggi vedrete una seppia davvero molto particolare. Siamo in una frazione del comune di San Roch che si affaccia sul Golfo degli Angeli. Accanto alla spiaggia sono presenti delle coste rocciose e noi concentreremo l'azione di pesca proprio in queste coste. Prima di iniziare però vediamo qualche curiosità su Porto Columbu. La zona è ideale per lo snorkeling, immersioni e pesca subacquea, grazie alla ricchissima fauna marina. Quando il mare è agitato ed è presente un vento sostenuto, la spiaggia è frequentata da appassionati di windsurf e kitesurf. Alle spalle di Porto Columbu si erige il Monte Arcosu, che è rifugio del WWF. E tra le altre attrazioni turistiche è presente anche il Golf Club di Ismolas. Quel pesce particolare che vedete è una perchia. Eh sì, è proprio una perchia. Certo, è diversa dalle solite perchie che siete abituati a vedere nei miei video, ma anche lei è molto importante perché, come vedete, segnala la presenza di polpi, seppie e altri pesci predatori. Nel mentre accorrono anche delle donzelle che cominciano a girare attorno al piccolo polpo. Ormai non ve lo dico neanche più, certamente non lo voglio pescare, evito di ferirlo, lo infastidisco leggermente, gioco un po' con lui e poi lo lascerò libero. L'acqua del mare è molto calda e questo favorisce anche i suoi riflessi e la sua velocità. Guardate, è davvero velocissimo. Lo saluto e continuo a pescare. Ecco che a pochi metri dalla superficie vedo una tana. Purtroppo, come notate, la porta è già aperta e dentro non c'è nessuno, ma valeva la pena fare un tentativo. Ed ecco la perchia, così come l'avete vista tante volte nei miei video. Mi avvicino, ma che succede? Vedo una scia d'inchiostro che esce dall'acqua, non avevo visto minimamente il polpo nascosto. Ecco che come sposto la punta della fiocina esce un'altra perchia. Lui rimane mimetizzato dietro lo scoglio, spuntano due occhi da dietro questo masso, vedo che è piccolo, mi limito a infastidirlo. Bene, ora vi racconto cosa succede. In lontananza vedo una seppia, purtroppo mi vede anche lei, così inizia lentamente a scappare. Allora adesso inizia un lento inseguimento. Come vedete cerco di evitare di guardare la seppia, faccio finta di nulla e così fischiettando mi avvicino sempre di più a lei. Purtroppo lei piano piano si allontana. Cerco di non perderla di vista, con la coda dell'occhio seguo i suoi movimenti e vedo che comunque è in allerta. Non ci sono scogli dietro cui nascondermi e la flora marina che potrebbe mimetizzarmi è molto lontana. Lei mi guarda, seguo i miei movimenti, così pure faccio io. Mi avvicino sempre di più, riduco la distanza che c'è tra me e lei. Eccola, finalmente la vedete anche voi.
Lei si adagia sopra la Posidonia, però come vedete è sempre in allerta, non mi dà le spalle, anzi si rivolge verso di me, io carico la fiocina, mi avvicino, non posso sbagliare il tiro, colpita. È una seppia bellissima, guardate i disegni che ha sul dorso. Credo sia la seppia Prajadi. Se qualcuno di voi conosce questo tipo di seppia, lo scriva tranquillamente nei commenti. A proposito, colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanella. Grazie davvero a tutti coloro che da tempo mi stanno seguendo. Sapete quanti tipi di seppie è possibile trovare nel Mar Mediterraneo? Beh, sono presenti almeno 6 tipi diversi di seppie. Abbiamo la seppia aculeata, la seppia elegans, la seppia officinalis, la seppia orbignana, la seppia faraonis e infine la seppia Prajadi. Non è facile pescarle con la pole spear che utilizzo io, anche perché essendo di dimensioni più piccole rispetto al polpo è più facile mancare la preda. Tra l'altro sono presenti in quantità inferiori rispetto ai polpi ed è possibile trovarle soprattutto al tramonto. Ovviamente non è una regola fissa, le potrete trovare anche durante il giorno o alle prime luci dell'alba. Hanno un gusto simile a quello dei polpi, ma è più delicato. A me piacciono davvero tantissimo. Ecco che vedo nascosta una murena. Non sono sicuro di quali possano essere le sue dimensioni, così evito di ferirla e mi limito semplicemente a farla scappare. Noto delle pietre disposte in modo bizzarro, così mi avvicino a controllare. Come affondo leggermente la punta della fiocina, spunta un tentacolo. Anche questo mi sembra di dimensioni gigantesche, così decido di evitare di ferirlo, non gli voglio fare del male, ma cercherò solamente di estrarlo dalla tana per poi salutarlo. Inizia a tirare fuori i tentacoli, lo prendo, lo estraggo, scappa, lo riafferro, lo lascio subito perché non voglio fargli del male e lui continua a scappare. È molto agile come l'altro che avete visto all'inizio del video. Vi anticipo che nel video della prossima settimana continuerò a pescare in questo bellissimo spot, ma in un periodo differente. Infatti dovete sapere che la mia stagione di pesca è iniziata già da questa primavera. Quindi vi mostrerò come uno stesso spot può offrire opportunità differenti a seconda del periodo in cui si va a pescare. Anche oggi purtroppo siamo arrivati alla fine.
Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like, anche un commento e attivare la campanella. Per me e Sole sarà davvero tanto utile. Grazie, buon mare a tutti!